Da questo impasto faccio un impasto di pizza larga e un impasto di acrobatica. Nell'impasto di pizza larga metterò 1,9 di farina, quella acrobatica che è 2 kg di farina da 1 a 3,60 di W, cioè una farina forte. Ok? Facciamo 3 litri di acqua, possibilmente fredda perché questo diventerà caldo, e 6 kg di farina forte. Qui mi avvalgo di una farina che io sull'acrobatica sono nato con questa farina. Questa è la 5 stagioni rossa e qui non fallisco quasi mai. Buttiamo la farina. Mi terrò indietro 300 grammi che poi la metterò per fare l'acrobatica, in modo che non faccio 2 impasti. E questa è una cosa complicata per i pizzaioli. Nella pizza acrobatica va pochissimo lievito, perché la pasta non deve lievitare ma deve solo un pochettino alzarsi, per cui su 3 litri io metterò 1 grammo, massimo 2, vedete, un pizzichino, perché deve solo partire, anche perché fa pure caldo, ok? E cominciamo a far girare in prima. Se sei all'estero e non trovi la farina, devi adeguarla, deve sempre essere una farina forte. Io ho sempre impastato a litri l'acrobatica, tutto il resto ragiono a chili di farina, ok? Mettiamo il sale che è 90 per ogni litro d'acqua e 50 grammi di olio di semi al litro di acqua. Adesso noi facciamo girare. Quando finisce tiriamo fuori 2 palline da 1,1 kg e da lì faremo la pizza larga, il resto facciamo pizza acrobatica. Aggiungerò questa farina e arriveremo al 50%. Allora vedete che questa è la pizza larga, vedete che già è bella tosta, vedete? Ecco perché deve avere una farina forte, non è ancora legata perché è grumosa, però deve lavorare e diventare liscia. Vedete, prima veloce, poi piano. Devo farla raggruppare. Piano. Questa. Allora ho fatto 2 palline di 1,1 kg per fare la pizza larga. Adesso gli butto dentro i 300 grammi che vi dicevo e in questo modo diventa 2 kg di farina al litro d'acqua. Adesso quando è pronta la tireremo fuori e ci facciamo le palline. Questa è la pizza larga. Siccome la pasta dura, la prima cosa che si deve fare è coprirla. Non può prendere aria sta pasta, perché la fa la crosta e poi non gira bene. Che bella dura, bella dura. Ok, allora la pasta acrobatica che adesso è riposata e vedete che è un po' più elastica, si è rilassata. Adesso facciamo le palline della pasta acrobatica a 200 grammi. La pasta acrobatica saranno 2 palline messe insieme. Le palline devono essere fatte belle rotonde, se non sono rotonde, quando giri la pizza non riesci a girare bene rotondo.
Le palline da 200 grammi vanno coperte tutte perché questa è pasta dura e logicamente è a rischio che possa fare la crosta. Io la lascio fuori per un paio d'ore e poi se mi serve stasera la metto in frigo. Adesso la lasciamo qua. Devo allargare la prima fine. E poi adesso ne facciamo una sola. Noi abbiamo un team di una decina di pizzaioli acrobatici, di cui ce ne parecchi campioni del mondo, di cui anch'io ai miei tempi del 98, 2001, 2002, campione del mondo di pizza acrobatica. E noi facciamo serate in giro, facciamo feste, aperture di pizzerie, anche all'estero ci chiamano, abbiamo diverse serate da fare. Domanda: perché non faccio una pallina da 400 invece di farne due da 200? Perché se la faccio 400 ho una base sola, con due basi giro di più tempo e si rompe un po' meno. Le dosi sono 1 litro di acqua, 2 kg di farina 3,40 forte, 90 grammi di sale, come vedete mettiamo un po' più sale per diventare la pasta più elastica, mezzo grammo di lievito, noi non glielo mettiamo secco ma va bene anche fresco, ma secco è migliore, 50 grammi di olio di girasole o di semi,